Piuma d'Oro presenta la poesia di Yu, il carattere inquieto. Nelle strade dorate di Chang'an, durante il crepuscolo della dinastia Tang, Yu viveva tra pennellate di fumo e sogni. Per lei, la poesia era un soffio di vento, un'emozione catturata sulla seta che poteva svanire con una goccia di pioggia. Ogni sua parola era unica, tracciata con un gesto rapido che non si sarebbe mai più ripetuto allo stesso modo. Yu amava l'imperfezione della mano, convinta che solo nel mutamento risiedesse la vera bellezza dell'anima. Non lontano dal chiasso dei mercati, Shen lavorava nel silenzio metodico del suo laboratorio. Egli era un calligrafo che cercava l'ordine nel caos. Mentre il mondo attorno a loro cominciava a cambiare e le vecchie glorie dei Tang sfumavano, Shen sognava una stabilità che superasse i secoli. Per lui, la bellezza non era nel gesto effimero, ma nella precisione di un segno che potesse essere compreso e tramandato senza mai mutare la sua forma. I due si incontrarono in un giardino di peonie sotto la luna d'argento. Yu recitò un verso sulla fragilità della rugiada, e Shen, colpito dalla forza di quelle parole, cercò di immaginarle incise per sempre. «Le tue poesie sono come uccelli in volo», disse Shen. «Ma io vorrei dare loro un nido di pietra affinché non volino via nel dimenticatoio». Yu sorrise, scettica. Un nido non è forse una prigione per chi è nato per essere libero? Gli anni passarono, e il vento del cambiamento soffiò forte, portando la fine della gloria Tang. Le biblioteche bruciarono, e molti dei rotoli di Yu andarono perduti o sbiadirono sotto il sole. Osservando una sua vecchia poesia ormai illeggibile, Yu provò per la prima volta un brivido di paura. Il suo mondo di seta e fumo stava scomparendo, e con esso la memoria della sua voce. La libertà dell'effimero cominciava a sembrare una condanna al silenzio. Nel frattempo, Shen si era trasferito nella nuova, brulicante capitale di Kaofeng, nel cuore della dinastia Song. Egli lottava con la lentezza della stampa a blocchi di legno. Incidere un'intera pagina per ogni poesia era un lavoro estenuante e rigido. Se si commetteva un errore, l'intero blocco era da buttare. Shen desiderava qualcosa di più dinamico, un sistema che potesse riflettere l'inquietudine del pensiero umano, pur mantenendo la fermezza della tecnologia. L'ispirazione giunse osservando i venditori di timbri al mercato. Shen iniziò a modellare piccoli cubi di argilla, incidendo su ognuno di essi un singolo carattere. Una volta cotti nel forno, questi caratteri diventavano duri come roccia, ma, a differenza dei blocchi interi, potevano essere spostati, riutilizzati e combinati all'infinito. Li chiamò caratteri mobili. Era la nascita di una nuova era, la tecnologia che non imprigiona il pensiero, ma lo moltiplica. Yu andò a trovarlo, incuriosita dai racconti su quella strana invenzione. Quando vide Shen maneggiare quei piccoli pezzi di terracotta, scosse il capo. Come può una poesia, che è un flusso dell'anima, essere ridotta a tanti piccoli frammenti separati? Chiese. Shen prese un carattere che rappresentava la parola luna e lo porse a Yu. La parola non cambia se la sposti. Spiegò, ma la sua forza rimane costante, pronta a risplendere su 1000 fogli diversi. Insieme, decisero di fare una prova. Shen preparò la forma, allineando i caratteri di una delle poesie più famose di Yu.
Spennellò l'inchiostro nero sulla superficie irregolare dei tipi mobili. Yu osservava in silenzio, affascinata dal contrasto tra la rigidità dei cubetti e la fluidità dell'inchiostro che li ricopriva. C'era un'armonia inaspettata in quel rito. Il rigore di lui stava per dare ali eterne alla passione di lei. Quando sollevarono il foglio, il miracolo si era compiuto. I caratteri erano netti, decisi, eppure conservavano l'eleganza della calligrafia originale. Yu accarezzò la carta ancora umida. Non era più solo un rotolo fragile destinato a una sola persona, ma l'inizio di un libro che avrebbe potuto viaggiare ovunque, letto da migliaia di occhi, oggi e tra 1000 anni. La sua poesia inquieta aveva finalmente trovato una casa solida, ma non statica. La dinastia Song fiorì tra il commercio e la conoscenza, e grazie alla stampa di Shen, la voce di Yu risuonò nei secoli. Non c'era più separazione tra l'arte del pennello e la precisione del metallo e dell'argilla. Camminando insieme per le vivaci vie di Kaofeng, Yu e Shen sapevano di aver creato un ponte tra due mondi, quello del cuore che sente e quello della mente che costruisce, uniti per sempre nel carattere inquieto della bellezza.